Sì, in questo caso abbiamo un protagonista che è un studente universitario che inizialmente si era cimentato in una band rock. Poi successivamente nella sua vita c'erano stati degli incidenti di percorso per cui aveva deciso di abbandonare questa attività. Però nel film succede che questo studente incontra delle studentesse del liceo e alla fine la vita farà in modo che lui dovrà insegnare a queste ragazze proprio come suonare rock, e questa alla fine diventa una battaglia fra queste studentesse delle superiori e questo studente universitario, è una battaglia tutta rock. La storia poi finisce che questo ragazzo che aveva dovuto abbandonare il rock invece viene salvato, potendo appunto ricominciare la sua attività come rocker. E ecco, la storia è questa. Io devo dire che comunque per quanto concerne i film ho sempre pensato che l'elemento più importante sia la musica e le immagini. Quindi per quello che riguarda le battute ho sempre cercato di avere un numero di battute minore, ecco, non particolarmente folto. In questo caso avevo anche pensato che forse mi sarei potuto cimentare in un film con la tematica della danza, però poi no, mi sono concentrato sulla musica e sulla musica rock. Questo perché parlando della musica, soprattutto entrando in quello che è il nostro secolo, cioè il XXI secolo, mi piace l'idea che questa musica, questo tipo di musica possa anche essere ripresa dalla nuova generazione. Questo perché appunto entrati nel XXI secolo il rock dà un po' l'idea di essere qualcosa per adulti. Io invece adesso volevo proprio energia fresca, energia molto giovane per rappresentare questa forma di musica. Va detto che nella vita è necessario avere il coraggio per compiere il primo passo. È ovvio che poi a tutti quanti noi succede di andare a sbattere contro un muro e per questo, ad esempio in questo film c'è anche il tema del tradimento, c'è il tema della frustrazione. Queste probabilmente sono tutte tematiche che ognuno di noi ha dovuto affrontare durante la propria adolescenza. Però quando si è giovani ancora si ha molta forza, si ha l'energia di riuscire a superare questi ostacoli, si ha l'energia per fare sempre nuovi passi. Purtroppo questa energia è vero che a mano che i muri sono tanti, si cerca di appunto superarli tutti, con gli anni questa energia si viene a perdere. Però sono anche dell'idea che l'adolescenza del cuore non abbia niente a che vedere con l'età anagrafica. Quindi sì, ecco, da questo punto di vista secondo me è importante sia che i giovani continuino a fare il passo avanti, ma anche gli adulti, che gli adulti cerchino in modo semplice, in modo diretto, di arrivare a proporre ad avere il coraggio, la forza di andare avanti, che è anche un po' l'idea del mio film, questa idea di proporre in modo semplice, in modo diretto, il coraggio di andare avanti. Beh, posso dire che è una città assolutamente stupenda. Udine davvero mi è piaciuta moltissimo, per me questa è la terza volta che mi capita di essere qui in Italia e devo dire che senza dubbio Udine è una delle città più belle che io abbia visto nel bel paese, anche perché è così circondata dalle Alpi. Ieri ho anche avuto modo di mangiare e avere la cena in un castello, è stato bellissimo. E poi per quello che riguarda la fattispecie del Film Festival posso dire che qui avete un senso dell'ospitalità che è davvero stupendo e infatti devo dire che da quando sono arrivato qui non ho alcun tipo di stress, non ho percepito alcun tipo di stress. In più ieri c'è stato lo screening del mio film e la reazione da parte del pubblico è stata davvero stupenda. Posso dire che forse sia stata 10 volte più intensa di quello che poi, come dire, non posso ottenere come reazione in Giappone. Quindi davvero è stato tutto molto divertente e il mio film mi è sembrato diverso rispetto a come l'avevo visto finora, quindi davvero molto bello, molto divertente.